Se volete saperne di più sullo stress esogeno e sullo stress endogeno, ascoltate quello che ho da dirvi. Non tutti sanno che esistono due tipi di stress, uno stress endogeno e uno stress esogeno, cioè uno che viene da dentro di noi e uno dipendente da fattori esterni. Chiaramente possiamo cominciare questa analisi partendo proprio da quello che viene da fuori di noi, perché è più facile da identificare e soprattutto è più facile da evitare, essendo tra l'altro anche molto più nocivo per la nostra salute. Alcuni esempi di questo tipo di stress possono essere dalle notizie negative alle cattive compagnie, alle relazioni tossiche, ai parenti, amici, conoscenti che non sono, diciamo così, amichevoli, che ci portano sempre verso a un cammino negativo. Oppure può essere, ad esempio, un luogo fisico, cioè quello che sta attorno a noi, un luogo appunto rumoroso, oppure molto più semplicemente senza verde, senza alberi, senza natura, tutti elementi di cui noi abbiamo bisogno per rilassarci, per godere di ottima salute. Non fraintendetemi, non è necessario averlo 24 ore al giorno. Se abitiamo in un posto dove non abbiamo questi elementi, non ci disperiamo, ma sappiate che uno dei nostri scopi, una delle nostre mete, una delle cose che dobbiamo fare in maniera ricorrente è andare a immergerci nella natura, che sia un bosco, un prato, un parco, una passeggiata in campagna, una al mare, una spiaggia, insomma il posto più vicino a noi che ci permetta di connetterci col mondo reale, perché cemento, asfalto, case, palazzi, costruzioni, per quanto belle, difficilmente ci permettono di connetterci al mondo reale, cioè non sono parte del reale, ma sono parte del costruito, sono artificiali. Tutto ciò che è artificiale, in maniera diretta o indiretta, ci può stressare. Non è una costante, deve essere chiaro questo, ma possiamo partire da questo concetto per poi identificare quelli che invece sono luoghi artificiali che invece possono aiutarci a uscire dallo stress. E ve ne sono. Quindi scegliersi un bel posto per vivere, scegliersi un paese, una città, un quartiere, scegliersi delle buone compagnie, una buona relazione, degli amici, semplicemente scegliere tra le nostre possibilità. Scegliere le migliori, le più positive, quelle che ci fanno stare bene. Altre volte però lo stress che ci affligge, lo stress più difficile da combattere e a volte anche più difficile da identificare, è quello che ci viene dall'interno, che viene da noi stessi. In questo caso però è bene analizzare alcuni esempi tra stress positivo e stress negativo, perché anche qui, anche dall'interno nostro, arrivano due tipi di stress, proprio come abbiamo visto prima nell'esempio dall'esterno. Esiste uno stress positivo e esiste uno stress negativo. Se ad esempio noi ci sottoponiamo a uno stress per fare una competizione, per avere una motivazione, per fare un allenamento a una corsa a piedi, a una maratona, a una nuotata, insomma, mettiamo sotto stress il nostro fisico per aumentare le prestazioni sportive. Questo è uno stress positivo, come ad esempio farsi una doccia fredda la mattina appena svegli. È uno stress positivo, anzi, ha un doppio effetto positivo. Il primo è quello fisico, il secondo è quello mentale. Ci abitua a gestire lo stress, sottoponendo a stress il nostro fisico in maniera totalmente volontaria. Infatti, una doccia fredda, anche un bagno nel fiume freddo,
stimola moltissimo il nostro sistema immunitario, ci aiuta a essere più forti. Chiaramente non deve diventare cronico, deve essere una scelta che facciamo noi volontariamente di farlo una volta alla settimana, una volta al giorno, una volta al mese, non ha importanza, l'importante è che sia volontario. Se diventasse cronico, se avessimo solo acqua fredda da docciarsi, allora sì che sarebbe un problema. Il traffico per andare a lavorare, il rumore di fondo delle strade, le condizioni di lavoro, un gruppo di colleghi, un gruppo di amici, ma anche solo alcuni membri della famiglia, sono tutti sistemi esterni che ci stressano. Se noi abituiamo il nostro fisico allo stress, alla gestione dello stress, attraverso un allenamento volontario, come l'esempio prima della doccia, della maratona, ma ce ne possono essere molteplici esempi, usando uno stress buono nei nostri confronti. E quello dell'agonismo è un esempio. Infatti molto spesso quando sentite parlare persone che fanno dello sport, dell'agonismo, una delle motivazioni della loro vita, sono molto meno stressabili, sono molto meno soggette a sbalzi di umore, sono molto meno soggette allo stress esterno, o meglio, lo subiscono ma lo gestiscono in una maniera molto differente, perché sono abituati. Chi non è abituato invece spesso ha addirittura una reazione che è quella di andare a cercare energie all'esterno, di andare a cercare qualcosa per sopperire a questo bisogno di energie, perché lo stress ti cava energia, ve lo cava, e quindi voi andate a cercare di conseguenza nel cibo, ad esempio negli zuccheri o nell'alcol o nel fumo, sostanze che vi aiutino a gestire lo stress, ma hanno un effetto esattamente contrario, cioè vi indeboliscono ancora di più. La sigaretta è l'esempio. Molta gente fuma perché è sottoposta a stress e crede nell'illusione che la sigaretta abbia questo potere di togliere stress, mentre nella realtà fa l'effetto contrario, perché si alleviano i sintomi, ma non si cura l'organismo, non si cerca e non si detiene l'origine dello stress. E in più, senza la nostra dose, si diventa ancora più nervosi, quindi ancora più stressati, che sia alcol, zucchero o fumo. Per questo è importante gestire anche questi vizi, anche queste sostanze. Un segnale importante del nostro fisico sotto stress è che assume delle posizioni contratte, cioè i muscoli si contraggono sempre di più, dando luogo a un'infinità di dolori cronici, come quelli gastrici ad esempio, ma anche quelli posturali, ossei, muscolari. Queste tensioni muscolari non permettono al sangue di scorrere nella maniera giusta. Esistono dei blocchi veri e propri che impediscono al sangue di circolare liberamente o ne fanno circolare delle quantità inferiori, ossigenando meno alcune parti, come lo stomaco, come il cervello, che invece sono fondamentali nella gestione dello stress. Per questo è importante fare molta attività fisica, soprattutto per la vostra salute mentale. Il cuore, lo stomaco non lavorano più come dovrebbero lavorare, non hanno più sangue e ossigeno a sufficienza e questo compromette la lucidità mentale e la lucidità mentale ha un effetto deleterio sul fisico. È un circolo vizioso in cui entrate se non gestite al meglio lo stress. Si comincia col vedere tutto negativo, il male ovunque, tutto bianco o nero, tutto come fosse questione di vita o di morte, senza minimamente rendersi conto che tutto ciò è impossibile. La natura non è solo bianca e nera, la natura non ha il bianco e il nero, la natura ha un'infinità di sfumature. La natura non è solo vita o morte. E questo è valido a partire dal più piccolo microorganismo. Controllare lo stomaco vuol dire controllare le proprie emozioni. E seguire il cuore vuol dire non sbagliare mai. Essere ben ossigenati a livello di cuore e di stomaco, gestirlo al meglio, aiutarlo a lavorare al meglio, vuol dire aiutare le proprie emozioni a manifestarsi nel modo più corretto. E con un cuore sano, con un cuore ben ossigenato, si aiuta il fisico a fare le scelte giuste. Se noi siamo disorientati, impauriti, pieni d'odio, come oggi,
come in questa epoca, in moltissimi perdono la ragione, in moltissimi perdono il nord, perdono i loro punti cardinali, non sanno più a cosa rivolgersi, a cosa credere. Non riescono più a uscire da quel piatto pronto che gli serve la televisione, i telegiornali, i giornali. Non si rendono neppure conto che la realtà in cui vivono non ha nulla a che vedere con la realtà virtuale che viene servita loro quotidianamente dai media. Nella vita di tutti i giorni non c'è nessuna crisi, non vi sono cadaveri ad ogni angolo della strada, non c'è nessuna guerra, non c'è praticamente nulla di quello che ci raccontano. Ma in moltissimi preferiscono la versione terrorizzante della realtà, perché ne hanno bisogno, sono drogati di energie negative, di pensieri negativi. Lo stress è diventato cronico e loro ne hanno bisogno come di un tossico ha bisogno della propria dose. Lo vanno a cercare ovunque. Si spaventano, si terrorizzano e si nascondono per uno zero virgola. Tutte le paure che regolano questi meccanismi sono intrinseche dentro di noi. Ce le abbiamo già dai primi anni di vita, ne veniamo a contatto appena nati. Per questo è importante che i nostri genitori ci curino, ci amino, si prendano cura di noi, che l'ambiente esterno ci accolga nel migliore dei modi. Tutto ciò non è né scontato né vissuto allo stesso modo. E tutti questi piccoli grandi traumi a cui inevitabilmente andiamo incontro nella nostra crescita ci segnano per tutta la vita. Ci segnano nella postura, nelle fasce muscolari, nel cervello, nelle idee. Tutto ciò fa parte, per così dire, della nostra programmazione. Per agire dobbiamo conoscere questo meccanismo, rimuovere i blocchi muscolari, psicologici e deprogrammarci. Esistono un'infinità di terapie mirate fisiche e mentali, di esercizi fisici e mentali. Il benessere è uno stato naturale del nostro corpo. Dobbiamo solo ricordargli dov'è e come ottenerlo. Lo si può fare con degli stress positivi, come il digiuno. Io posso scegliere di fare un digiuno, qualche ora, un giorno, 2 giorni, quello che vogliamo. Una cosa volontaria, non imposta. Abbiamo cibo nel frigo, abbiamo cibo in casa, abbiamo cibo fuori. Possiamo mangiare come e quando vogliamo, ma decidiamo volontariamente di non mangiare. Stressiamo positivamente il nostro fisico, consapevolmente, e lo alleniamo allo stress psicologico che ne deriva. Un digiuno, la terapia del freddo, lo sport di lunga durata, gli sport estremi, scalare le montagne, o anche solo rimanere a dormire in una tenda in un bosco, in piena notte, da soli o con degli amici. Qualsiasi di queste scelte spontanee è un allenamento allo stress. Resistere allo stress e fare ciò che ci piace è semplicemente una cosa che ci rende felici, ci fa crescere, senza lasciare che nulla e nessuno dall'esterno intacchi la nostra felicità, la nostra crescita personale. Così possiamo curarci e cambiare la nostra programmazione, deprogrammarci. Fate ciò che vi rinforza ed evitate ciò che vi rende deboli. Di fronte al bivio, la strada in salita è la scelta giusta ed è quella che vi porterà alle cime più alte.